grande e grosso amplificatore integrato. Che ha fortemente minato la salute della nostra schiena. Sì, perché con i suoi 30 e passa chili, Esatto. veramente pesa. Lo dicono anche sul libretto di istruzioni, c'è un simpatico disegnino dove si vedono due tizi con le ginocchia flesse che tirano su questo Esatto. bestione, è vero, e c'è scritto non ci prendiamo responsabilità se vi rompete la schiena. Fanno Giusto, bene. giusto. Allora, è una bellissima macchina, abbiamo tantissime cose da dire, adesso ci fate campanaccio e sottoscrizione e seguiteci perché ci sono tante cose interessanti. Ciao! Ciao! Allora, consigli per la fruizione del video. Sì. Adesso lo vedete subito, immediatamente in sovraimpressione perché non siamo certi del prezzo di listino, ma oscilla intorno ai 18, più o meno quello è il prezzo, quindi chi critica può anche cambiare subito. Questa giusto? è la nostra nuova filosofia. Se Esatto. ve lo diciamo da subito, se l'apparecchio è costoso e la cosa vi infastidisce, cambiate canale, ce Esatto. ne stanno tanti su YouTube. Andiamo avanti. Perfetto. Allora, quindi Olevitus, chi è questo Dunque, signore? Olevitus, Hans Olevitus è il titolare di questa azienda che porta appunto il suo nome ed è un simpatico signore molto grande e Corpulento. grosso, danese, che è rimasto folgorato da bambino quando lui utilizzava un sistema Pioneer di famiglia dall'ascolto di alcune elettroniche sue conterranee della Griffon. E questa cosa insomma gli ha aperto un mondo, ha cominciato a fare modifiche, tweaking del suo sistema Pioneer, poi la passione è andata avanti, ha studiato ingegneria elettronica, è diventato un valente progettista, ha cominciato a costruire delle sue realizzazioni, segnatamente all'inizio erano prefono a batteria, alimentati a batteria e finali di potenza, fino a fondare, mi pare nel 95 se non ricordo Bravo. male, l'azienda che porta il suo nome e che ancora oggi va avanti e quindi sta per festeggiare i 30 anni di attività, giusto? Questa è la serie Reference. Serie Reference. Ma non si creda che sia la serie top, perché Reference è la serie di ingresso. La serie d'ingresso, paradossalmente questo è il modello di ingresso di tutto il catalogo Vitus. Ma perché si chiama Reference? Perché il nostro amico Ole ha fatto tanta fatica a progettarlo. Sì, esatto, cioè in qualche maniera tende un po' a sottolineare non il fatto che questo sia il riferimento assoluto, ma il fatto che l'energia, l'impegno messo per progettare questa macchina è stato, come dire, degno di tale nome. Tenete conto che questa macchina, nelle parole del progettista, offre buona parte degli aspetti qualitativi delle serie superiori a un costo nettamente più basso. Ma del resto è proprio vero che è molto più difficile progettare qualcosa con dei limiti di budget piuttosto che progettarla quasi senza. Assolutamente. Perché devi riuscire a fare delle contrazioni intelligenti in modo che in questo caso il suono dia comunque all'appassionato che ci si avvicina quasi le stesse caratteristiche dei top di gamma. Dove hanno economizzato è su alcuni elementi che non sono direttamente correlati con il suono. Ad esempio, qui è stata fatta una scelta di utilizzare del materiale meno spesso, meno pesante, per quanto riguarda la realizzazione del cabinet, che comunque è in spesso in acciaio, acciaio, pannello anteriore in alluminio. Sì, poi il pannello delle serie superiori è un po' più spesso e un po' più alto, ma insomma qua stiamo parlando di una macchina realizzata veramente benissimo. Un'altra cosa interessante è che questa è una macchina che lavora in classe AB e nelle varie evoluzioni, perché c'è stato dapprima un modello 100, poi un 101 e poi questo 101 MK2, sono state variate il punto di lavoro tra la classe A e la classe B, Che cioè il punto è di transizione. 8 watt su 8 ohm la classe A. Esatto, e 16 su 4. Ovviamente che cosa succede? Che limitando il quantitativo di lavoro in classe A si
riduce la dissipazione di calore. Certo. Riducendo la dissipazione di calore si possono utilizzare dei sistemi di raffreddamento meno importanti, meno ingombranti rispetto ai modelli più. Ma poi lo vedremo nello sventramento, questo è ha un approccio molto geniale, perché sono 4 amplificatori a 2 messi a ponte, che non avevo mai visto, lo vedremo meglio nello sventramento, non avevo mai visto un approccio del genere, un approccio molto interessante. Allora, questo è un amplificatore fully balanced. Assolutamente, totalmente Fully bilanciato, balanced, totalmente bilanciato. Quindi gli ingressi che ci sono dietro sono sia bilanciati che sbilanciati, ma insomma per coerenza sarebbe opportuno utilizzare i bilanciati. Quello che ho apprezzato molto, lo vediamo adesso in superimpose, Sì. in sovrimpressione, sono i connettori d'ingresso, che sono dei Neutric professionali, Sì. ed è una scelta molto intelligente. Piuttosto che metterci connettori blasonati che magari fanno bene all'occhio dell'appassionato, hanno preferito utilizzare cose professionali di altissimo livello, e che secondo me sono la scelta migliore in assoluto. Dal punto di vista estetico, questo modello condivide l'estetica degli altri modelli della Vitus, ed è un'estetica che si portano dietro sostanzialmente sin dagli esordi. Quindi c'è questa fascia centrale molto stretta e che fa tutta l'altezza del pannello, dove c'è il display multifunzione che dice tutto quello che c'è da dire. Molto sobrio, da leggere da lontano. impossibile da leggere da lontano, ma questo poco importa. Poi ci sono invece queste 2 lastre di alluminio che possono essere, nelle varie scelte possibili, in vari colori. Quindi c'è questo che abbiamo avuto noi in prova, c'è il nero, c'è il grigio, c'è addirittura una specie di arancione, una sorta di color ruggine molto bello. Insomma, possono essere variate le tonalità. Tu di che colore lo compresti? Io arancione. Arancione. Poi è facilissimo da rivendere. Assolutamente, non avrei dubbi. Il sistema di controllo si basa su questi bottoni. Qui sostanzialmente c'è volume scendi, volume sali, muting. Qui c'è la selezione degli ingressi, lo stand-by, e poi c'è il menu. Attraverso il menu, quindi nella modalità di programmazione, si possono fare una serie di cose molto simpatiche, tipo regolare la luminosità del display, regolare l'ingresso sul quale l'amplificatore si pone nel momento in cui lo si accende, bilanciare i livelli a seconda delle sorgenti che uno ha. E bilanciare questi livelli, poi lo vedremo nello sventramento, viene fatto attraverso dei relè che commutano delle resistenze, quindi viene fatto in modo opportuno. Diciamo anche una cosa importante: sul pannello posteriore, lo vedremo nello sventramento, c'è il sistema di controllo del volume che è totalmente a relè e che consente passi da meno 80, mi pare, sì, fino a più 8. Più 8 a passi di 1 dB, ma la cosa più interessante è che è una matrice di relè e funziona in modo che ci sia sempre una resistenza sul percorso del segnale singola, e quindi sono tanti relè, tanto che quando si alza e abbassa si sente che più relè scattano insieme. Esattamente. Quindi devo dire, dal punto di vista della realizzazione del controllo del volume, è molto ben fatto. Per quanto attiene invece al telecomando, la Vitus inserisce nella scatola, forse qualcuno di voi l'avrà visto, è un telecomando della Apple. In questo caso io non ho preso quello che era presente nell'imballo per non scartarlo, tanto ne avevo nel cassetto 2 di questi qui. Ma questa è una scelta che molti fanno e mi sembra pure intelligente. Io tra l'altro questo oggetto lo trovo bellissimo, bellissimo, comodo, l'ho sempre considerato un telecomando fantastico, e funziona perfettamente, quindi da questo punto di vista non c'è nulla da dire. Io sono pronto. Tu sei pronto? Mi pare che altre cose non le dobbiamo dire, se non che la Vitus per sua abitudine tende a non raccontare la tecnologia presente all'interno delle sue macchine, cioè loro dicono voi siete qui per ascoltare, siete qui per godervi la musica, per noi l'aspetto centrale è la fruizione della musica. Come è fatto dentro è un problema mio, è un problema nostro che a voi vi deve riguardare fino a un certo punto. Sono completamente d'accordo e su questo
esorterei tutti i nostri followers a fregarsene di classe A, classe B, classe D, classe C. Se vi piace bene, se non vi piace ancora meglio, scegliete con le vostre orecchie e non con quello che c'è dentro o con la tecnologia con cui è costruito. Quello che possiamo dire, e Sì. lo abbiamo, insomma, Sì. anche se dovendoti tenere a freno dalle tue smanie di cacciavite, è un apparecchio che emoziona. Sì, Tanto. sì, tanto. Tanto. Pronti? Ciao! Ciao. Caro Giulio, hai mai visto un trasformatore di alimentazione così grosso? Beh, allora, obiettivamente grosso è decisamente grosso. Cioè, sarà alto, vediamo quanto è alto. È alto 14 centimetri, largo 16 per 19, è una cosa enorme. Sappiamo per certo che è un dantrafo con 4 uscite da 35 volt 7 ampere l'una e qui viene fuori una configurazione davvero originale dell'amplificatore, perché sono 4 sezioni di amplificazione completamente separate fra di loro, Ok. e poi queste sono messe a ponte. La potenza è di 300 watt a canale su 8 ohm e il raddoppio su 4. Vediamo che il trasformatore esce una e due di qua e entra qui 35 volt AC in e 35 volt AC in. Facciamo un canale, tanto l'altro è esattamente identico, ed è veramente come se fossero due amplificatori separati. Infatti abbiamo i ponti raddrizzatori per la prima sezione e per la seconda sezione, il controllo della tensione di bias, vede? Sì. Completamente separata, e i transistor che sicuramente non riuscirai a inquadrare sono le saponette della Sanken che stanno qua sotto, è impossibile vederle, è già difficile vederle a occhio nudo. Io vedo questa in alto. Queste in alto sono i ponti raddrizzatori. Ok. E questi qui invece sono i pre-driver. Questi ovviamente sono i due trimmer multigiri per fare il bias, che stanno da una parte e dall'altra. Invece sul pannello posteriore vediamo Sul questa pannello infilata di relè. spaventosa di relè. Questi relè, quelli di dietro, fanno lo switch degli ingressi. Ci arrivi qui? Sì, sì, sì. Ok, fanno lo switch degli ingressi. Questi qui davanti, in bella vista, che sono tantissimi, fanno invece il controllo del volume che si fa da meno, se non mi ricordo male, da meno 80 dB a più 8 con step di 1 dB, quindi una regolazione finissima del volume fatta con questa matrice di relè. Sono così tanti questi relè perché credo, ci metterei quasi la mano sul fuoco, che sono fatti in modo che ci sia sempre una resistenza singola sul percorso del segnale. Resistenze che sono accanto possiamo vedere che sono quelle SMD di altissima qualità e con un basso gradiente di temperatura, quindi vuol dire che non spostano molto il loro valore in un range di temperatura molto molto ampio. Io tra l'altro ho conosciuto il titolare dell'azienda, il quale mi diceva che loro avevano fatto un ingente investimento ormai qualche anno fa, e tutta quanta la parte delle PCB e del montaggio dei componenti SMD sulla PCB se la fanno loro in casa. Ah, perfetto. Quello che sto inquadrando qua sotto Sì. è una sorta di tappetino, Bravo, eccolo qua, sì. sì, Antivibrazione. antivibrazione. La cosa che mi piace tanto e che ti fa capire immediatamente chi costruisce quanta cura ha, potete vedere la colla che blocca i connettori. Questa, anche se è un po' difficile da rimuovere quando si fa servizio, ammesso che poi un amplificatore costruito così abbia mai bisogno di servizio, ma ammesso che abbia bisogno di servizio, non è molto difficile rimuovere questa colla, ma questa colla dà l'assoluta garanzia che l'amplificatore, quando viene trasportato e quando magari subisce un colpo perché il trasportatore lo fa cadere,
Questa colla garantisce assolutamente che il Non si connettore non si stacca. sfili. Certo. E mentre questi connettori qui, che sono connettori Con la clip, sì. esatto, con la clip si tengono da soli, questi che non sono con la clip, se non fai in questo modo, non hai l'assoluta garanzia che l'amplificatore funzioni perfettamente. Lo spazio che sta dietro, quindi quel vuoto, immagino che poi sia quello che può essere riempito dai moduli opzionali. Questo è il bus dati, chiaramente, Sì, che porta il comando del volume degli ingressi e che finisce in questa scheda che sta qui, eccolo lì, sì. ok? E questa sicuramente è la scheda che contiene il microprocessore, perché poi vediamo questo cavo USB, che è un cavo USB che porta il segnale fino lì in fondo dove c'è una presa USB che Sul serve- pannello inferiore, diciamo. per l'aggiornamento software. Esatto. Oh, una cosa interessante da vedere, io direi, mostriamo il pannello frontale, Sì. che è una caratteristica, diciamo, di design di Vitus che è rimasta sostanzialmente invariato nel corso degli anni, cioè la estetica di questi Vitus è grosso modo sempre quella. E ti dirò che a me piace tantissimo il logo, che è un logo che sembra acceso anche quando non lo è. Sì, è vero. Inquadrarla. Vogliamo far vedere il pannello posteriore? Facciamo del pannello posteriore? Ah, sì, anche se questa cosa richiede uno sforzo erculeo. Vado, Vai. Per fortuna il nostro tavolo Ikea Style. E quindi questi enormi binding post sono veramente enormi. È strano poi il colore, perché il celeste è la massa, Sì, è vero. e il ground earth è invece il nero, forse Sì. un po' più corretto così. Bellissimi i connettori, questi sono dei Neutric professionali. RCA XLR. Quindi abbiamo input da 1, 2 e 3 sono XLR, 4 e 5 sono RCA, poi c'è il pre-out, poi c'è un ground, poi c'è la vaschetta IEC e poi sotto c'è diciamo, gli spazi per l'optional DAC streamer. E questi sono i vari ingressi, quindi Esatto. ottico, coassiale, USB e via per quello hanno discorrendo, bisogno rete. di due vasche, come dire. Ok. Molto bello. Ricordiamo che l'apparecchio lavora in classe AB e lavora in classe A fino a 8 watt su 8 ohm e fino a 16 watt su 4 ohm e poi switch in classe B. E questo giustifica anche la grossa lettatura di raffreddamento, veramente grossa. Veramente grossa, anche se devo dire che durante l'utilizzazione non l'abbiamo mai sentito salire a temperature particolarmente elevate. È vero. Va bene? E... Bello, bellissima esperienza. Ho l'ascolto, cari Sì. amici Vilurs. Io l'ho già ascoltato, anche Giulio, insieme l'abbiamo ascoltato vario tempo e ci è piaciuto tanto, ve lo diciamo prima, ma adesso seguiteci all'ascolto che ve lo raccontiamo meglio. Ciao! Ciao! Atmosfera natalizia. Non so quando, già l'ho detto, non so quando vedrete questo video, ma sappiate che noi siamo al 2, 3, 4 dicembre. Che giorno è oggi? No, 5. 5 dicembre, quindi fra 20 giorni, anzi fra 19 giorni comincia la tortura Ma natalizia. no, è tanto bello. Allora, caro Giulio, cosa dire di male di questo Vitus? Nulla. Partiamo al contrario una volta tanto. Partiamo al contrario Siamo lì, dicendo che ieri pomeriggio ero sceso qui in questa sala per verificare un paio di cose, con l'idea di rimanerci veramente 5 minuti. È finita che sono rimasto più di 3 ore ad ascoltare musica con questo Vitus, abbinato alle Vivid Audio Kaya S12, accoppiata di quelle benedette dal Signore. Ogni tanto capita, perché poi uno si arrovella a fare grandi teorizzazioni su
questo potrebbe andare bene assieme a quest'altro, qualche volta uno ci azzecca, qualche volta uno non ci azzecca, poi capitano queste cose qui e questa era stata veramente una Chiamasi rivelazione. allineamenti astrali. Allineamenti astrali. Cosa era l'elemento caratterizzante di questo ascolto fatto con le Vivid? Ho detto che poi lo abbiamo provato il Vitus anche con altri diffusori, anche di tipologia differente, quindi diffusori da pavimento, diffusori da stand. In questo caso era, in qualche modo l'indizio ve l'ho già dato, la capacità di catturare l'attenzione dell'intero sistema sulla musica e non sulle componenti del sistema. Esatto. Inizi l'ascolto partendo da una traccia e a quel punto è talmente bello quello che tu stai ascoltando che ti viene voglia di dire aspetta, ma come sarebbe quell'altra traccia così bella interpretata da questo sistema e poi quest'altra e poi quell'altra ancora, e ti ritrovi appunto ad aver passato 3 ore, 4 ore ascoltando e stupendoti. Qui secondo me la cosa che a me ha colpito tanto è quanto questo amplificatore sia in grado di sparire. È una cosa abbastanza strana, succede piuttosto raramente. Non sono tanti gli amplificatori che hanno questa capacità. Capacità che significa non metterci nessun tipo di caratterizzazione sonica. Quello che suona più scuro, quello che suona più chiaro, quello che suona più dinamico, quello meno. Questo è come se non ci fosse, è come se tu stessi ascoltando i vari diffusori, ognuno con la sua differente personalità, e tutti messi in condizione di funzionare al meglio delle loro possibilità. Perché? Perché questo Vitus ha una riserva energetica incredibile e una capacità dinamica, uno swing dinamico pazzesco, cioè boom! Però, allora, aprendolo, facendo lo sventramento, io ho visto una tale costruzione surdimensionata, passami il termine, che mi aspettavo un suono molto più violento, perché molto spesso questi amplificatori con queste alimentazioni così energetiche, con questi trasformatori così grandi, spesso peccano di eccessiva violenza. E quindi questa violenza si sente e a me certe volte infastidisce, perché ci mette quel qualcosa in più l'amplificatore che non è invece parte della musica. E non voglio dire che lo strumento dal vivo non sia violento, perché lo è, ma certe volte le amplificazioni così dimensionate dal punto di vista tecnico rischiano di prendere quella violenza dello strumento e di raddoppiarla o triplicarla, rendendola un po' troppo sottolineata rispetto al resto. Questo no, questo non lo fa, questo è esattamente quello che lo strumento vorrebbe. Ecco, Sì. ecco. No, da questo punto di vista è veramente encomiabile quanto siano riusciti a fare un amplificatore che non esprime forza bruta, in alcuni momenti esprime assoluta grazia. Esatto. Insomma, prima stavamo sentendo il concerto di Sibelius con Janine Jensen al violino, un nitore, una pulizia, dei piani sonori assolutamente perfetti, quasi avevi la sensazione di vedere la violinista qui davanti che si muoveva con il suo strumento, sì. E quindi estrema grazia, estrema eleganza. Poi però entra l'orchestra, papam, e arriva una botta che però non è mai la botta quella adesso ti faccio vedere quanto sono forzuto e muscoloso, no, è giusta. È giusta. È giusta. E quindi questo tra l'altro lo pone come un amplificatore assolutamente adatto a qualsiasi genere musicale.
Sì, perché qualsiasi genere musicale gli metti, dall'hard rock più estremo, che forse è quello che certe volte a me piace ascoltare, fino alla quinta di Mahler che abbiamo sentito prima, in ogni caso, in ogni condizione, con qualsiasi strumento e con qualsiasi tipo di orchestra o live, quello che sia, riesce a tirare fuori una magia incredibile, cosa che mi viene la curiosità di provare pre e finali grossi, perché se l'appetito viene mangiando, no? Perché se questo suona così bene, io mi immagino un pre e finale Vitus importanti che però porterai tu qui, perché se l'integrato costa così, pesa così, mi immagino quanto pesa un finale, ecco. Tra l'altro c'è una cosa che a me ha colpito particolarmente di questo Vitus. Io insomma, ho condotto buona parte degli ascolti con le Kaya S12, diffusori che io ritenevo di conoscere abbastanza bene. È la terza volta che capitano qui dentro alla nostra redazione e li ho sempre giudicati dei diffusori eccellenti. Messi a suonare con questo Vitus, ho capito che io di questi diffusori conoscevo il 40%, mi mancava il rimanente 60% per accedere al quale era necessaria la capacità di pilotaggio di un amplificatore come questo qui. E vi assicuro che ci sono stati dei momenti in cui si faceva veramente fatica a pensare che il suono che usciva da dei mini diffusori. Sì, si faceva fatica, sì. Veramente, quindi ecco, ancora una volta questo Vitus ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, intanto che non è vero che gli amplificatori sono tutti uguali, no, nel modo più assoluto, e che poi gli interfacciamenti, che è una scienza un po' oscura, perché sì, al di là dei parametri elettrici che uno può provare a mettere insieme nella maniera migliore, spesso sono determinati un po' dal caso. Ripeto quello che ho detto all'inizio, qui il caso ha voluto che l'accoppiata Vitus più Vivid fosse strepitosa. Quindi volevo fare una considerazione di carattere più generale, un po' di mercato. Quindi è vero che adesso la qualità media si è elevata moltissimo, Sì. Quindi con un amplificatore da 1000, 2000, 3000 e anche meno in certi casi si riesce a ottenere una qualità eccellente. È altrettanto vero però che la parte più alta del mercato, il settore cosiddetto high-end, sta raggiungendo delle vette prestazionali veramente ragguardevoli, perché oggi quello che ho sentito con le S12 e con il Vitus si avvicina in modo commovente alla performance dal vivo. Sì, assolutamente. Detto questo, tornando al Vitus, io direi che questo amplificatore, in maniera molto intelligente, è un amplificatore che in qualche modo potrebbe essere veramente l'amplificatore definitivo, specialmente considerando il fatto che può essere equipaggiato, l'avevamo detto prima, con la scheda opzionale DAC Streamer. A quel punto si ha una macchina di prestazioni assolute, completa, perché le sorgenti stanno già all'interno, e costruita per durare in eterno sostanzialmente, e con un livello qualitativo che secondo me difficilmente può far venire voglia di desiderare qualcosa in più, sì. Certo, se non proprio di andare sulla high-end più estrema. Sì, anche se poi il miglioramento è molto sottile rispetto a quanto poi ci vuole come sborso, come investimento economico. Qui stiamo già a un livello talmente alto che è dura ottenere di più. Cioè mi è venuto prima in mente che qualcosa di più erano per esempio i finali linee che costano 90.000 euro tutti e due. Appunto, però diciamo, già quando cominci a pensare a quel tipo di high-end è qualcosa che è totalmente fuori dalla portata della stragrande maggioranza delle persone. Probabilmente anche questo lo è, però insomma siamo su un prezzo leggermente più umano e, ripeto, il prezzo che uno potrebbe pensare di spendere per
chiuderla lì, cioè Sì. questo amplificatore te lo tieni ed è l'elemento portante di un impianto di elevatissima qualità. Sì. E non abbiamo detto una cosa nella descrizione tecnica, che sotto alla scocca, diciamo, c'è una porta USB Che serve per aggiornamento. per certo, aggiornamento certo. firmware, esatto, per aggiornamento firmware, quindi è una Non macchina ricordo se l'abbiamo detto o no, vabbè, ma vabbè, insomma, lo comunque ridiciamo adesso. lo diciamo adesso, quindi c'è anche questo discorso dell'aggiornabilità qualora si dovesse Servizio. rendere necessario. Allora, campanaccio, social, sito, bla bla bla, speriamo questa prova vi sia piaciuta. Sì. A noi è piaciuto molto farla, Sì, moltissimo, molto, moltissimo. sì, devo dire moltissimo. L'azienda la conoscevo abbastanza bene, ma ho avuto modo di apprezzarla e approfondirla ancora di più, e questo è uno di quegli amplificatori che io sinceramente mi porterei a casa, forse l'amplificatore che mi porterei a casa. Benissimo, ciao e grazie. Grazie.